Ciao a tutti amici, benvenuti, io sono Crix e porto contenuti su Warframe, Genshin Impact e The Sims 4. Allora, stasera sarà una live un po'... intanto avviciniamo anche il microfono. Sarà una live un po' particolare, perché? Perché siccome, io ho un dojo, molto spesso mi imbatto anche in nuovi giocatori e spesso devo spiegare che cos'è questo, che cos'è quello, cosa che mi fa molto piacere, per carità, però ho pensato appunto sul canale YouTube di pubblicare più video possibili dove do magari delle spiegazioni, delle nozioni base, così da alleggerire un po' il carico, perché Warframe più passano gli anni più è un gioco grande, un gioco completo e un gioco che richiede veramente un minimo di conoscenza. Quindi stasera andremo a parlare di mod. Vi ricordo che le live sono il lunedì alle 21. Che cosa sono le mod? Le mod sono nient'altro che dei potenziamenti che si possono usare nel gioco per molti in molti aspetti e su molte cose che poi andremo a vedere bene dopo. In poche parole è il cuore, cioè che voi vogliate fare danni, che voi vogliate essere più tank, che voi vogliate avere dei potenziamenti di qualsiasi genere, dovete utilizzare le mod. Penso che sia il materiale di potenziamento, no, è il materiale di potenziamento più forte che c'è su Warframe, in poche parole sono questo. Poi ovviamente abbiamo delle mod diverse, quindi ci sono anche dei tipi di mod, ovvero quelle per i Warframe, le mod aura che tanto sono sempre praticamente per i Warframe. Poi abbiamo le mod riguardanti i potenziamenti che sono sempre per i Warframe anch'esse, però sono specifiche per i Warframe. Per esempio questa qui è per Zephyr, piuttosto che questa qui è per Garuda, quindi le possiamo usare solo su questo Warframe. Poi ci sono le mod per le armi, quindi primarie, secondarie e corpo a corpo. Poi ci sono le mod stile che sono sempre per le corpo a corpo e sono quelle che possiamo mettere in alto, che ci aumentano i punti anziché toglierceli. Poi le mod Exilus, che anche qua sono per le armi, non solo per le armi, ma sono come si dice, mod particolari. Poi anche qua ovviamente bisognerebbe aprire una parentesi apposta. Poi abbiamo quelle che chiamano per i veicoli, che nient'altro sono gli Archwing, piuttosto che il Necramech e così via, praticamente tutte queste mod potenziamento qui. Dopodiché abbiamo ancora le mod per le Archgun, quindi le armi dell'Archwing praticamente. Poi le Arch Melee, quindi le corpo a corpo sempre dell'Archwing. Poi quelle robotiche, ovvero per le nostre sentinelle, quindi per esempio quella per Deathcube, quella per Nautilus, quella per i Moa, ci sono quelle specifiche, ci sono quelle generali, comunque per le sentinelle robotiche. Quelle per gli animali, quindi i Kavat, i Kubrov, mi sembra che anche qua ci siano sì quelle per i Predasite e i Vulpafila. Poi ci sono quelle per il Rayjack, quindi quella della nostra navicella spaziale. Poi ci sono quelle, le Riven, le mod diciamo che sono quelle un po' più rare, un po' più difficili da ottenere e sicuramente che possono offrire degli ottimi potenziamenti. Poi ci sono quelle per il Paragon, anche qua semplicemente per hackeraggi e robe del genere, o quelle per fare ovviamente il Coda, il Technosite. Poi quella per i tomi, io purtroppo ne ho solo una, devo farmare ancora le altre, ma facciamo finta di niente. Poi basta, queste sono le mod, i tipi di mod diverse, quindi principalmente abbiamo Warframe, tutti i tipi di armi, il Rayjack, Archwing con tutti i tipi di armi dell'Archwing, sentinelle e animali. Ok, cosa succede con le mod? Poi anche qua in realtà si dividono in sottocategorie, però anche qua sarebbe un discorso molto lungo. Noi iniziamo così praticamente. Iniziamo a vedere cosa fare con le prime mod che troviamo. Poi all'inizio inizierete a giocare e troverete in giro, facendo semplicemente delle missioni, delle mod che però saranno imperfette. Le mod imperfette significa che ora non so se ne ho ancora, lo date via.
Vediamo un attimo Vitality, no? Una mod Vitality imperfetta, per esempio, significa semplicemente che non ha, come vedete qua, ha la possibilità di 10 potenziamenti. 10, vero? Sì, 10. Le mod imperfette portano meno potenziamenti, quindi sono meno potenti di quelle che poi sono quelle normali. Quindi quelle imperfette non potenziatele, perché altrimenti andate a sprecare risorse per potenziare quelle mod, anziché poi quando trovate, soprattutto all'inizio, delle mod già buone, non avete endo o crediti per potenziarle. Quindi le mod con la scritta tra Vitality e Salute imperfetta non maxatele, tenetele lì finché non trovate altre mod. Come si vanno a potenziare quelle normali? Cliccando su una mod possiamo, la selezioniamo, andiamo su inizia la fusione sul mod selezionato. Tra l'altro c'è il cane che ha deciso tantissimo di abbaiare, vi chiedo scusa, spero che non si senta. Comunque, facendo inizia la fusione ci porta qua, come vedete è al grado 0. Se io vado sulla più me la potenzia, quindi me la fa salire di grado e noi possiamo decidere poi fino a dove portarla utilizzando endo e crediti. Praticamente è qui che utilizzerete il vostro endo. Ci sono mod che ne chiedono meno e mod che ne chiedono molto di più. Questa è la parte bella. La parte brutta, se guardate qua in alto su 2,12, è che da un costo capacità di 2 è passato un costo capacità di 12. Ora poi andiamo a vedere che cos'è. Quindi è vero che è più potente, ma costa di più. Se io maxo una mod Vitality, non ne devo maxare una per ogni Warframe in cui la voglio mettere, ne maxo una e poi posso metterla in più Warframe. Questo è fondamentale saperlo, quindi non dovete maxare più volte la stessa mod, cioè in mod diverse ma dello stesso tipo. No, ne basta proprio solo una. Infatti adesso andiamo a vedere come si vanno a mettere. Semplicemente andando su equipaggiamento e arsenale, qua dove abbiamo il nostro Warframe possiamo fare potenziamento. Ora vi faccio un esempio. Questa è la build della mia proteina. Come vedete io qua per esempio ho overextended ed è al massimo. Se io vado su un altro Warframe, che ne so, uno a caso che non ho, Gyre, e vado su potenziamento, cerco overextended, come potete vedere sì che poi ne ho un'altra perché l'ho farmata, però c'è anche quella maxata, quindi una sola volta si maxa e si può usare su più Warframe o più armi e così via. Questo è il potenziamento dei Warframe, poi c'è il potenziamento dell'arma primaria, il potenziamento della secondaria, quella della corpo a corpo, poi c'è il potenziamento della sentinella, il potenziamento dell'arma della sentinella, qua ancora quella dell'Archwing, potenziamento, la corpo a corpo dell'Archwing e la primaria dell'Archwing, quindi la pistola dell'Archwing, la corpo a corpo dell'Archwing, il Necramech, e qua è sempre come questa, cioè se mettete il potenziamento 1 la prende anche all'altra, e poi addirittura del K-Drive. Anche i K-Drive hanno delle mod, fanno parte dei veicoli. Poi se volete invece cambiare e potenziare il Rayjack lo trovate qui praticamente dalla mappa stellare. Qua c'è il Rayjack, c'è ovviamente integrata battaglia e tattica. Ok, abbiamo visto dove si fanno. Ma cosa succede? Vediamolo nel dettaglio. Quando io voglio potenziare un Warframe, che cosa devo fare? Potenziamento, e prima di tutto, come vedete, ci sono tot punti capacità. Questo perché, togliamo tutto, i Warframe hanno al massimo 30 punti capacità, cioè tutto al massimo 30 punti capacità. Cioè, quando voi ottenete un qualcosa a livello 0, lo costruite con la fucina a livello 0, il suo costo capacità sarà 0, quindi non potete mettere mod. Più lo fate salire di livello, più esso avrà costo capacità. Tipo, se portate Gyre a livello 20, avrà 20 costo capacità, finché la portate al livello massimo, che è il 30, e lì avrete 30 di costo capacità. Qual è la cosa importante da capire in tutto ciò? Che 30 come costo di capacità non è niente,
Va bene per i primi livelli, per le missioni sulla Terra, Venere, le prime missioni, nessun problema. Andando avanti dovete decidere su cosa potenziare e come potenziare. Quindi attenzione a non volerlo fare come facevo io il primissimo periodo, un po' su tutto, perché rischiate di andare a sprecare tantissime risorse. Cosa dobbiamo andare a fare in questo caso? Se io ho una potenza di 30, ciò dipende però anche dal mio livello maestria, cioè io se faccio un oggetto con la fucina, essendo a livello leggendario 1, quindi è come se fosse il 31, ho sempre 30 punti capacità di base quando costruisco qualcosa, anche a livello 0. Se Paolo, il mio amico, ha un livello maestria di 15, quando costruisce qualcosa a livello con la fucina partirà sempre dal livello 15, quindi non scenderà più a 0 ma partirà dal 15. Che ne so, fa Gair con la fucina, la mette nel potenziamento, qui avrebbe 15 su 30. Poi una volta che la porta al livello 16, 17, 18, allora questo ricomincerà a salire. Quindi la capacità non scende al di sotto del livello maestria. Le azioni. Nelle azioni abbiamo il reattore. I reattori, come i catalizzatori, li potete trovare dalle Nightwave. Ok. Offerte Creed, compriamo un reattore, perché catalizzatore ne ho 5. Questo vale sia per le armi che per i Warframe, solo che cioè uno serve per uno e l'altro per l'altro. Per i Warframe serve il reattore, invece per quanto riguarda le armi serve il catalizzatore. Su Grendel io ho una capacità di 30. La prima cosa che voglio fare quando voglio potenziare qualcosa per poter mettere più mod, ovviamente le prime mod ci stanno con 30, ripeto, quindi non andate a potenziarlo ai primi livelli, mi raccomando. Vado a mettere un reattore. Questo, come potete vedere, da 30 passa a 60. Si fa una volta per Warframe o per arma, raddoppia per sempre la sua capacità. Quindi d'ora in avanti il mio Grendel sarà sempre di capacità 60. Ci sono le mod aura. Le mod aura, che ci sono anche non solo sui Warframe, vanno a aumentare di tot punti la capacità, ovviamente seguendo il simbolo giusto. Il simbolo in questo caso è Naramon, quindi se per esempio, mettiamo proprio a caso, io metto questo, quindi Corrosive Protection, i miei 60 punti passano 74. Perché? Perché io avevo 60 punti capacità, con i 7 di Corrosive Protection che però diventa 14, perché vediamo i punti polarità. Come vedete qua ci sono dei simbolini, poi facendo la lore capirete a che cosa si riferiscono, ma noi guardiamo solo la meccanica. Sono questi qua. Se io vado a mettere lo stesso simbolo su una mod sullo stesso simbolo, per esempio Vazzarin, vado a mettere Adaptation su questa che è anche Vazzarin, vedete? Va a dimezzarmela. Guardate, qua tiene 12, io la porto qui, anziché 12 mi toglie solo 6 punti. Questo si dice formare, quando poi il passaggio che vedremo dopo, vado a mettere delle forme su un oggetto in modo da poterci mettere più capacità mod. Quindi normalmente le mod tolgono capacità, ecco la capacità che vi dicevo prima, una mod più sale di livello più toglie capacità, eccetto le mod aura che vanno ad aggiungerla, le uniche che lo fanno. Quindi se io vado a mettere questo passo 74 punti e con i meno 6 di adaptation me ne rimango con 68. Importante però, cosa succede se sbaglio simbolo? Semplice, anziché dimezzare raddoppia. Io qua ho messo delle mod e ho solo più uno spazio di 13. Cosa posso fare in questo caso? Se io per esempio vado a mettere adaptation, mi rimane solo più 1, però io posso ancora mettere 2 mod qui. In questo caso cosa devo fare? Vado, appunto come dicevo prima, a formarlo, quindi vado a mettergli delle forme, sempre con un'azione. Posso mettere il reattore e il catalizzatore a seconda di Warframe o arma, e le forme le posso mettere a tutti, a qualsiasi contenitore di mod, mettiamola così. Poi ci sono le lente focus, ma qua servono solo per l'operatore, quindi non è il discorso di oggi.
Io se voglio farmare, cioè se voglio formare un personaggio, in questo caso scelgo la mia forma, tanto poi se sbaglio build non fa niente, si riforma. Quando posso mettere le forme? Dove le posso mettere? La prima forma è quella per i 3 simboli che abbiamo visto prima, 4 contando anche quelle con le doppie lineette. Mettendo questa forma, quindi, io posso andare a mettere uno di questi 4 simboli qua, oppure niente, ma niente, ok. La V, la D, la meno e l'uguale. In questo caso io voglio mettere una B. Perché? Perché facendo applica, guardate la mia capacità, da 1 è passato a 9, perché questa da 16 mi tiene solo più 8. Grazie a questo 9 io potrei mettere un'altra, che ne so, forma ad adaptation, se voglio adaptation su Wisp, se volessi, gli metto una D, da 12 mi passa a 6, quindi qua da 9 io avrei 15 punti. E con 15 punti, per esempio, potrei mettere, che ne so, Primed Flow. Ecco cosa succede è quando metto le forme. Quindi l'obiettivo è di avere i Warframe e le armi pieni di mod, quindi con tutti gli spazi riempiti, e tutte le mod al massimo, potenziate al massimo, perché sono proprio queste che vi faranno ritrovare, come è successo a me in passato, da dire aiuto, non riesco a sopravvivere, non ho i danni, muoio sempre, mi uccidono, non riesco a fare niente. Di punto in bianco, maxato le mod, maxa mod qua, maxa mod là, aggiungi, metti le forme, metti i catalizzatori, a dire ok, sì, me la cavo. Ovviamente quando metto le forme cosa succede? Il mio Warframe passa da livello 30 a livello 0, quindi grado 0. Perciò devo di nuovo andare, per esempio, al santuario e riportarlo al 30. Spero di essermi spiegato bene, perché non è un discorso molto facile. Non ci sono build che proprio fanno schifo. E se qualcuno ve lo dice, chi se ne frega. Quindi ci sono build che funzionano, cioè che non funzionano? Sì, ci sono build che effettivamente non funzionano. Ci sono build che funzionano meglio? Sì, ci sono build che funzionano meglio di altre. Ma ogni gioco è completamente diverso. E Warframe è talmente vasto che voi potreste avere una build perfetta per un tipo di nemico, che però contro un altro nemico sarà abbastanza inutile. Oppure viceversa, oppure potreste avere una build che di base, che ne so, su un'arma non vi fa quei miliardi di danni, ve ne fa un po' meno, però riuscite ad avere un buon sustain più o meno in tutte le missioni. Quindi l'unico segreto, ragazzi, è provare. Certo che poi dovete avere un minimo di informazione base, cioè se ho un Warframe tank piuttosto che un Warframe che fa tanti danni puro damage con l'abilità, mi serve saperlo perché in base a questo posso regolarmi. Ma non per questo non posso sperimentare build. Alla fine l'importante è che la build faccia giocare al meglio voi. Quindi l'unico segreto è mettere delle mod, andare a vedere le differenze al simulacrum o direttamente in missione. Se non sapete cos'è un simulacrum, prima o poi farò un video a riguardo, perché è molto utile, magari quando builderò qualche Warframe insieme a voi. Sì, ci sono build migliori delle altre, ma non per forza voi le dovete seguire, e questo lo dirò fino all'esaurimento. Voi dovete giocare con la vostra testa, non con la testa degli altri player, altrimenti saremmo tutti delle pecorelle con uno che ci comanda e tutti quanti giocheremmo uguali. No, anche perché poi i Warframe sono diverse. Io per esempio faccio delle build, che ne so, sullo stesso Warframe magari ho delle build, una per lo sterminio, perché magari voglio uccidere più rapidamente, una per la cattura, perché magari voglio spostarmi più rapidamente, ma uccidere bene o male mi basta una primaria buona e quindi mi va bene lo stesso. Perciò diciamo che le build possono giocare questa cosa qui. Se funziona o non funziona lo potete solo sapere voi, non gli altri player, non il pro player di turno che dà consigli sui damage, ma voi dovete andare in missione e se superate la missione senza problemi significa che la build funziona. Magari non avete la build migliore del mondo, ma non fa niente, lo vedrete poi col tempo, perché le build prima di tutte devono piacere, perché sennò dopo un po' la gente si stufa, e questo deve essere proprio chiarissimo. Dove le possiamo trovare?
Allora, normalmente le mod si trovano nelle missioni, quindi giocando delle particolari missioni già molte le farete e ogni mod si farma diversamente. Si può fare in due modi: se sono mod andate sul codex, ve lo dice direttamente la mod stessa, quindi potete andare sul codex e cercare la mod che volete provare, ok, e poi vedere, perché poi sul codex avete anche la lista delle mod, quindi potete anche vedere tipo sui Warframe tutte le mod dei Warframe, vedere se c'è qualcuna mod che si può sposare meglio sul vostro Warframe. Un'altra alternativa è, che ne so, cercate Vitality, ovviamente non la cercherete mai Vitality, ma mettiamo caso, andate su Google, scrivete Vitality Farm, vi verrà la wiki di Warframe che vi dice esattamente come ottenerla, quindi questo è il metodo più semplice. Le altre mod invece, quindi qua sono quelle generiche, poi ci sono diciamo altri due tipi di mod principali. La prima è quella dei personaggi dei Warframe che si farmano attraverso le associazioni. Cosa succede qua? Come potete vedere da loro, solo dalle associazioni, ci sono le mod specifiche per i Warframe. Quindi se cercate una mod, che ne so, su Gyro, su Chroma, per esempio, dovete venire qua su Perrin Sequence e ce l'avete. L'ultima invece, che sono le mod migliori e più potenti, a parte le Riven, sono le Primed. Le Primed invece si farmano comprandole dal baro, in poche parole, per ducati. Quelle aura le potete ottenere dalle Nightwave, quindi andate qua da Nora, offerte Creed, mod. Molte volte anche qua a rotazione trovate delle mod aura. Le altre mod che potete avere sono le Riven. Le Riven si possono farmare giocando fra giornaliere, mi sembra che le dia. Riven mod, sì. Le settimanali, quando sbloccate l'Archon, ve le dà. Altrimenti, se avete abbastanza essenze steel, potete andarle a comprare su una stazione da Teshin. Altrimenti il metodo più veloce: appena sbloccate Iron Wake, andate qua sulla terra ad Iron Wake. Questo vi suggerisco di farlo tutte le settimane, e qua da questa tizia potete comprare 2 Riven a settimana. Perfetto ragazzi, direi che per oggi ho detto tutto, quindi grazie di avermi seguito, grazie di avermi tenuto compagnia nella chat. Ovviamente se ti è piaciuto il video, se ti è stato utile, metti un bel like e iscriviti al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana con nuove cose. Buona serata, ciao da Crix!